Ciao, sono Baby Makeup. Oggi sono qui per parlarvi di una novità, anzi 5. La nostra primissima linea pennelli tutta quanta dedicata agli occhi. Come sempre abbiamo deciso di realizzare dei pennelli made in Italy e ovviamente vegan friendly. Andiamo a scoprire da vicino come sono fatti. Sul retro del packaging secondario potrete trovare le foto in scala 1:1 di tutte quante le punte dei nostri pennelli Indeed. Parlando del design, il manico è in legno ed è verniciato da questa particolarissima tinta color lilla ed è in un finish opaco. La scritta invece è bianca. Abbiamo successivamente la ghiera anodizzata di un viola più scuro dal finish satinato per andare a creare un forte contrasto con quella che è poi la vera protagonista, ovvero la punta. Per la punta abbiamo scelto un color bianco panna ed è composta da un filato molto particolare chiamato Dermopura. Questo è un filato sintetico ed è estremamente innovativo perché è caratterizzato da un filato dalla forma a piuma che rende l'applicazione di qualsiasi ombretto semplice e vellutata. È inoltre studiato e testato per le pelli sensibili. Il primo è Indeed Dual Ended, il nostro pennello perfetto per creare sia sopracciglia ultra naturali che eyeliner sfumati. Presenta da un'estremità uno scovolino per pettinare le sopracciglia, mentre dall'altro una punta angolata super sottile, perfetto per andare a creare dei peli estremamente naturali. Il prossimo è Indeed Classic Shader, il pennello d'applicazione con punta piatta, perfetto per andare ad applicare qualsiasi ES, soprattutto quelli opachi ed avere la loro massima saturazione. Il prossimo pennello è Indeed Blender, il pennello da sfumatura con una punta piccola e soffice. La sua forma particolare permette di andare a creare qualsiasi sfumatura su qualsiasi tipologia di occhio, anche il più piccolino. Il quarto pennello è Indeed Pencil, il pennello a penna perfetto per andare a creare sfumature concentrate e ricche di colore. L'applicazione in questo modo sarà molto precisa. L'ultimo pennello è Indeed Short Shader, il pennello da definizione, perfetto per andare a sfumare gli ombretti nella zona ravvicinata della rima cigliare, oppure per applicare tutte quante le tonalità shimmer o 3D metal. Per farvi vedere come performano al meglio i nostri pennelli ho realizzato questo look e oltre ai pennelli ho creato questa palettina da 9 inserendo le mie tonalità preferite. Vi ricordo che sul sito potete creare anche voi la vostra palette con i colori che più amate. Quindi scopriamo assieme come ho realizzato questo look. Come primissimo step vado ad applicare su tutte le labbra UL Lip Plumper per idratarle a fondo. Il primo pennello che andiamo a vedere è il nostro Indeed Blender ed è il pennello da sfumatura. Presenta questa punta particolare, diffusa e la punta risulta molto piccola. Questo lo rende perfetto per creare sfumature su qualsiasi tipologia di occhio, anche il più piccolino. Inizio il mio look e il primo colore che vado a prelevare è ES numero 113, questo rosa medio freddo. Lo vado ad applicare con il mio pennello da sfumatura e lo applico all'inizio e alla fine dell'occhio. Prelevo il mio ombretto e vado ad applicarlo qua all'inizio dell'occhio, lo porto verso l'alto e alla fine mi concentro soprattutto nella parte finale e all'interno della piega e mi ricordo sempre di allungarlo verso l'esterno. Per creare sfumature più ampie, quando voglio utilizzare delle colorazioni chiare soprattutto, impugno il pennello verso la fine del manico ed effettuo movimenti semicircolari. Questo mi aiuterà a rendere la sfumatura ancora più diffusa. Il look che voglio andare a realizzare è un halo smokey eyes, quindi ci concentreremo soprattutto a creare una profondità qua all'inizio e alla fine dell'occhio, mentre la parte centrale sarà dedicata a una colorazione più brillante. Sempre con lo stesso Indeed Blender vado adesso a prelevare ES numero 112 che è un rosa un po' più caldo. Inizio piano piano ad intensificare il mio look, quindi vado a prelevarlo e lo concentro sempre nella parte iniziale e finale dell'occhio. In questo caso però cambio leggermente l'impugnatura del mio pennello, più vicino alla punta in modo da creare una sfumatura più satura di colore. Prelevo sempre il mio ombretto, sbatto un pochettino l'eccesso e piano piano vado ancora qua nella parte iniziale dell'occhio, lo vado a portare all'interno della piega e sempre in questa zona finale dell'occhio.
Non mi sono preoccupata di pulire il pennello, questo perché avere del pigmento di un altro colore già applicato in precedenza semplicemente ci aiuta e ci facilita la sfumatura. Cambio pennello e vado a prendere adesso Indeed Short Shader. È il pennello da definizione ed è perfetto per andare ad applicare colori vicino alla rima cigliare dell'occhio. Indeed Short Shader ha anche un altro utilizzo, ma lo scopriremo dopo. Vado adesso ad applicare ES 112 e ES 113 al di sotto della rima cigliare dell'occhio. Mi concentro anche in questo caso nella parte iniziale dell'occhio e nella parte finale, in modo anche da congiungere la sfumatura che abbiamo creato prima. Per dare più profondità vado adesso ad applicare ES numero 112, qua nella parte iniziale e nella parte finale dell'occhio. Lascio questa zona della mia rima cigliare inferiore libera apposta perché successivamente andremo ad applicare una tonalità shimmer. Cambio pennello e adesso vado a prendere Indeed Classic Shader, il nostro pennello d'applicazione. Presenta questa punta a lingua di gatto ed è perfetto per applicare ombretti, soprattutto matte, per avere la loro massima saturazione. In questo caso io vado ad applicare ES numero 103 sotto l'arco sopraccigliare e in questo modo mi aiuterà anche a sfumare i bordi della sfumatura che abbiamo appena creato. Per andare a dare ancora più tridimensionalità e profondità all'occhio, adesso invece vado a prendere Indeed Pencil. Indeed Pencil è un pennello che è stato proprio studiato per andare a creare sfumature molto piccole e sature di colore. Quindi per dare profondità al mio sguardo vado adesso ad applicare ES numero 121, il nostro marrone, e lo applico sempre all'inizio e alla fine dell'occhio. In questo caso mi concentrerò soprattutto in questa parte finale che è anche chiamata V. Prelevo il mio ombretto, rimuovo l'eccesso e vado in questo caso a pressare per avere la massima saturazione il mio ombretto. Lo presso e pian piano lo porto verso l'interno. Andare ad applicare colorazioni scure in questa zona permette di creare molta profondità allo sguardo. Con Indeed Pencil vado a portare ES numero 121 anche nella rima cigliare inferiore dell'occhio. Per dare un tocco ancora un po' più caldo al look, decido di andare ad applicare ES numero 115 sempre con il mio Indeed Blender. Vado ad applicarlo in questo caso proprio dove ho la piega del mio occhio. Adesso è il momento di andare ad applicare la mia tonalità luminosa e in questo caso ho scelto ES numero 301, il nostro 3D Metal Duochrome dai riflessi oro rosa. Decido di applicarlo con il polpastrello. Adesso scopriremo però anche l'altro utilizzo del nostro Indeed Short Shader. Parto ad applicarlo con il polpastrello, prelevo il colore e lo applico esattamente al centro dell'occhio dove abbiamo lasciato lo spazio. Of the street, come to me, let him breathe, let him feel till his heart is filled. Oh, let me wash away the very nature of my passions and my pleasures, let me bend. Prendo Indeed Short Shader ed è arrivato il momento di scoprire qual era il suo altro utilizzo. Dovete sapere che questo pennello è perfetto per andare ad applicare tutte le tonalità luminose, quindi sia le texture shimmer che le 3D metal. In questo caso vado ad applicare ES numero 202, questo bellissimo oro caldo, e mi concentro soprattutto nella parte centrale dell'occhio. Andare ad applicare un altro colore luminoso renderà ancora più brillante il look che abbiamo appena creato. Adesso vado ad applicare ES 301 e ES numero 202 anche nella parte della rima cigliare inferiore che abbiamo lasciato vuota in precedenza.
Prendo nuovamente Indeed Classic Shader e adesso vado a prelevare ES numero 200 e lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare per dare un tocco di luce in più. Utilizzo questo pennello e non Short Shader per avere una minore intensità di colore. Come ultimissimo tocco vado a creare un eyeliner sfumato e utilizzo il nostro Indeed Dual Ended. Questo pennello presenta da un lato uno scovolino per andare a pettinare le sopracciglia, mentre dall'alto presenta una punta dalla forma angolata. Indeed Dual Ended rispetto al precedente Indeed presenta una punta molto più fine e molto più appuntita. Questo permette di andare a creare, oltre che dei peli naturali, degli eyeliner super precisi. Per creare il mio eyeliner sfumato vado a prelevare ES numero 125, il nostro nero purissimo, e vado ad applicarlo all'inizio qua nell'angolo interno dell'occhio. E anche nella parte inferiore. Adesso creo il mio eyeliner sfumato, vado ad appoggiare il pennello e piano piano lo porto verso l'esterno. Presso il mio pigmento e lo porto verso l'esterno. Uso la parte più appuntita del pennello per andare a creare la codina. Velocemente termino il look occhi e vado ad applicare all'interno della rima ciliare dell'occhio Only numero 06, questo colore vinaccia meraviglioso, e successivamente vado ad applicare abbondante mascara Amore. Adesso vado a realizzare le mie sopracciglia. Vado ad applicare Dare, io utilizzo la colorazione numero 01. Per andare a realizzare i miei pelettini ovviamente uso Indeed Dual Ended. Vado a prelevare il prodotto direttamente dal suo cucchiaino e scarico già l'eccesso. Per andare a creare i miei peletti appoggio il pennello dove voglio ed effettuo dei trattini portando la punta verso l'alto e seguendo l'andamento naturale delle sopracciglia. Il look su quest'occhio adesso è finito, passiamo subito all'altro. Ultimissimo step, sulle labbra vado ad applicare la matita labbra Even numero 01 e al di sopra invece metto So Lip Gloss numero 03. Questo è il look finito, come sempre speriamo che questo nuovo lancio vi piaccia, ma soprattutto siamo curiosissimi di sapere qual è il pennello che per voi è immancabile all'interno del vostro kit. Un bacio e a presto! Finally waking up inside a void where I can hear the noise of someone saying my life.